Allora, io sono Antonella Brandimarte e sono appunto una consigliere di ADMO Regione Lazio. L'ADMO è la nostra associazione che appunto si occupa di informare i giovani dai 18 ai 35 anni alla donazione del midollo osseo, quindi, grazie, e quindi a contribuire a poter salvare una vita. Passiamo subito alla prima slide, vi faccio vedere che cos'è il midollo osseo. Prima di tutto parliamo di questo. Il midollo osseo è il tessuto da cui appunto hanno origine tutte le cellule del sangue, le cellule staminali emopoietiche, che sono poi le cellule che in pratica vanno a creare le cellule del sangue, quindi i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. Queste cellule purtroppo in qualche caso si possono ammalare e quindi si tratta appunto di malattie come la leucemia, i linfomi, i mielomi. Diciamo che comunque il trapianto di midollo osseo viene utilizzato anche per altri tipi di malattie anche rare. Scusate, è che volevo vedere qua. Me lo giro. Ok. Vi faccio un attimo una piccola parentesi da queste slide e vi spiego un attimo perché io in particolare sono qua. Io ho avuto un'esperienza di questo tipo appunto con la leucemia perché avevo mio figlio che si è ammalato a 2 anni e siamo andati in ospedale, eravamo in cura al Bambin Gesù e si è ammalato appunto di leucemia linfoblastica acuta di tipo pre-B. L'esperienza mi ha insegnato che la malattia più ha un nome lungo e più è difficile da curare. All'inizio ha iniziato facendo delle chemioterapie, delle radioterapie abbastanza forti perché comunque era una malattia abbastanza aggressiva e poi purtroppo come spesso succede queste chemioterapie non bastano e quindi ci hanno detto che comunque c'era bisogno di fare un trapianto che significava in pratica distruggere tutte le cellule staminali appunto del midollo di mio figlio e sostituirle con quelle di un donatore. All'inizio sembrava una cosa quasi impossibile, no? Perché comunque stiamo parlando di una cosa liquida, ecco, di un liquido che è nelle ossa, nelle nostre ossa, quindi sembrava una cosa così difficile da fare quando invece ci hanno detto che esiste un registro nazionale che è l'IBMDR, che è la sigla di Italian Bone Marrow Register Donatori, insomma, e quindi a questo registro si possono segnare tutte le persone sane italiane e che appunto hanno dai 18 ai 35 anni e che vogliono dare la loro disponibilità a donare il midollo alle persone appunto che ne hanno bisogno. Quindi c'è questo registro che comunque è collegato con una rete mondiale perché comunque non ci sono barriere, non ci sono confini in questa cosa. Prima di tutto perché già trovare un donatore è difficilissimo perché solo una persona su 100.000 può essere compatibile con un paziente. Perché qui non si tratta di globuli rossi, ad esempio, non si tratta di vedere il gruppo sanguigno, ma si tratta di vedere la genetica della persona. E la scienza ci insegna che comunque ci sono solo 6 persone al mondo identiche, in questo senso. E quindi trovare il donatore giusto vuol dire andare a beccare uno di 6 e sperare che si sia iscritto al registro e sperare che possa appunto fare questa cosa e salvare la vita. In questo registro, come vi ho detto, bisogna avere dai 18 ai 35 anni e ci si può iscrivere una volta, basta una volta sola nella vita, e si rimane in questo registro fino ai 55. Si può essere chiamati, ma non è detto comunque, si può essere chiamati a salvare appunto una vita. Non è detto perché, come vi ho detto, la compatibilità è molto difficile da trovare, però già se tutti si iscrivessero appunto a questo registro poi ci sarebbe molta più possibilità di trovare per tutti quanti il donatore giusto. Se andate sul sito dell'IBMDR, che è appunto il nostro registro nazionale, scoprirete che ad oggi sono 1623 persone solo in Italia che attendono un donatore compatibile. La maggior parte sono bambini perché appunto, come vi dicevo, la leucemia e i linfomi colpiscono in età pediatrica, quindi si sta parlando di salvare delle vite veramente piccole, okay?
Allora andiamo avanti, il registro italiano ve l'ho già parlato, questi sono i nostri numeri. Siamo 450.000 donatori solo in Italia, siamo 36 milioni nel mondo. L'iscrizione al registro è anonima, volontaria e gratuita. Anonima significa che noi non sapremo mai a chi andiamo a donare e noi riceventi non sapremo mai chi ci ha salvato la vita. Volontaria perché comunque ovviamente nessuno è obbligato, però noi speriamo che chiunque in buona salute lo possa fare e lo faccia, e gratuita nel senso che è tutto spesato comunque dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi anche la semplice tipizzazione, quindi il piccolo prelievo di sangue che si fa per entrare nel registro, anche su quello c'è comunque l'INPS che ad esempio vi paga la giornata perché avete comunque speso il vostro tempo per andare a fare questo piccolo esame. La donazione effettiva, come vi ho detto, avviene solo in riscontrata compatibilità con un paziente. Chi si può iscrivere al registro sono i ragazzi che hanno appunto dai 18 ai 35 anni, poi si rimane comunque nel registro fino ai 55. Il peso deve essere superiore ai 50 kg, questa è una legge che comunque è italiana che giustamente tutela il donatore. E bisogna essere appunto in buona salute generale, quindi non essere affetto da malattie genetiche, malattie autoimmuni e trasmissibili. Ovviamente non bisogna anche aver avuto dei tumori, comunque malattie abbastanza importanti. Il donatore atomo è un donatore atipico, diciamo sempre, è un quasi donatore, nel senso che voi date la vostra disponibilità se vi segnate al registro, no? Però non è detto che poi siate chiamati. Ci sono persone che vengono chiamate dopo pochissimi mesi e altre che aspettano anni e magari quando vengono chiamati sono passati 20 anni e si erano anche dimenticati di far parte di una cosa così grande, di questo registro. Si può donare una volta sola nella vita, quindi si può salvare una persona al mondo, punto, e basta. Si può essere chiamati una seconda volta a donare solo se quella persona appunto che ha ricevuto il vostro midollo ha bisogno di nuovo perché magari c'è una recidiva o insomma un aiutino può dare una mano. Si può donare una terza volta, ma non è mai successo, ve lo dico, nel caso che una persona abbia donato ad uno sconosciuto e quindi era iscritto al registro, è stato chiamato e ha donato. E può donare un'altra volta nel caso, sfortunato caso, ci sia qualcuno in famiglia che abbia bisogno e che proprio quella persona che ha già donato è la persona compatibile. In famiglia non è facile trovare la persona compatibile giusta perché fra fratelli, ad esempio, un fratello su 4, cioè un 25% di possibilità di trovare il fratello compatibile, mentre invece tra i genitori sono per forza compatibili per un 50%. Oggi, grazie alle nuove tecnologie che sono state sviluppate soprattutto al Bambino Gesù e a Monza, si può donare anche un genitore, però in questo caso, a parte che il genitore deve essere veramente in buona salute, non è sempre così, perché il genitore magari ha anche un'età abbastanza avanzata, ma in questo caso si possono manipolare queste cellule e quindi farle, diciamo, arrivare ad un 100% di compatibilità. Non è facile fare questo tipo di trapianto ed è per questo che c'è bisogno appunto di donatori esterni. Spesso c'è bisogno di donatori esterni anche quando si tratta di malattie tipo leucemie che però hanno anche una valenza, diciamo, anche a livello genetico. Ci può essere qualcosa di genetico e quindi in famiglia è meglio non cercare il donatore ma cercarne uno esterno. Allora, qui si tratta appunto di istocompatibilità, come vi ho detto prima, non è una questione di gruppo sanguigno, non basta sapere che è zero positivo il donatore o il ricevente. In questo caso sono caratteristiche genetiche che sono molto difficili appunto da trovare perché si tratta appunto del gene HLA ed è appunto molto raro, ecco, trovare una persona compatibile. Come si può donare? Ci sono due modalità che ovviamente potete anche scegliere. Nei moduli che vi saranno dati quando farete la tipizzazione potrete scegliere fra due modalità. Potete anche scegliere tutte e due, nel senso voi date la disponibilità a fare una delle due e poi sarà il medico a dirvi guarda forse per questo paziente è meglio questa oppure l'altra.
Vi dico subito che il prelievo da midollo osseo, che è quello che si faceva fino a qualche anno fa esclusivamente in questo modo, oggi è invece quella meno usata, quindi è una modalità che viene usata per un 20% di donazioni in Italia, mentre invece l'80% è una plasmaferesi in pratica, è come donare le piastrine, è una cosa semplicissima veramente. Vi faccio vedere qualche foto. Questi sono due ragazzi che hanno appunto donato il midollo osseo dal braccio in pratica. C'è un separatore cellulare che è quella macchina che vedete vicino al ragazzo, vicino al letto. In pratica funziona così: si prende un medicinale prima di fare la donazione, che sono dei fattori di crescita. Questi fattori di crescita aiutano il midollo a riprodursi più velocemente, quindi le cellule staminali che sono nel midollo si riproducono più velocemente e si mobilitano, quindi escono dalle ossa e vanno appunto nel sangue periferico. Si prende questo medicinale per un po' di giorni, 5-6, poi dipende insomma dalla persona, e si va in ospedale a vedere quanto ha fatto effetto. Quando la dottoressa dice ok, ci siamo, sei abbastanza pieno, diciamo, di cellule staminali nel sangue, possiamo procedere alla raccolta, e la raccolta in questo caso si fa in questo modo: c'è un ago in un braccio, c'è questo tubicino che esce e va nella macchina separatrice. Questo tubicino è monouso e sterile, quindi non c'è nessun rischio di contaminazione di niente. Viene centrifugato quello che c'è all'interno del tubicino, e quindi la parte più pesante, che sono appunto le cellule staminali, viene prelevata e inserita in questa sacca che vedete in mano alla ragazza, e quindi si raccolgono in questo modo. Poi il tubicino continua e va nell'altro braccio e ritorna nell'altro braccio tutto quello che è il vostro sangue, quindi globuli rossi, bianchi e piastrine non li andate a perdere, perché comunque voi andate a donare solo quello che avete prodotto in più grazie al medicinale che avete preso in precedenza. Quindi voi non avrete nessun tipo di mancamento, non vi mancherà nulla, perché neanche ad esempio il ferro, perché uno magari ha paura che ha donato in questo modo perde un po' di ferro, e non è neanche in questo caso non succede, perché appunto tutto il vostro sangue ritorna indietro nell'altro braccio. Questa donazione dura dalle 4 alle 5 ore, poi comunque dipende dal peso del ricevente, perché più è piccolo e meno c'è bisogno, insomma. La sacca, ad esempio, la ragazza sicuramente ha donato ad un bambino, perché la sacca è veramente, lo vedete, è pochissimo, non è tanto sangue. Poi invece se andate a donare ad un adulto sicuramente ci sarà più sangue, e ci può essere la possibilità di ripetere questa operazione il giorno dopo. Solitamente comunque si fa in una giornata in day hospital, quindi si entra la mattina e si esce il pomeriggio. Già dal pomeriggio la sacca parte e va verso il ricevente. Non è il donatore che va a trovare il ricevente, perché il ricevente può essere in qualsiasi parte del mondo, come vi ho detto prima. Il registro, anche se è nazionale, è comunque collegato con tutti i registri mondiali. Quindi ci sono delle associazioni che si occupano anche di questo. Quindi, ad esempio in Italia c'è il nucleo operativo protezione civile, che prende la sacca e la porta al ricevente entro 24 ore oltretutto. Quindi questa è la spiegazione di quello che vi ho detto, e invece questo è l'altro tipo di donazione, che è quello che vi ho detto è meno usato oggi, però è quello che si faceva fino a qualche anno fa, era l'unico modo. In pratica si va a prendere il midollo osseo direttamente da dove risiede, quindi nelle ossa del bacino. Noi andiamo a prelevarle proprio lì, perché le ossa piatte del bacino, che sono le creste iliache, sono più piene, diciamo, di questo midollo, quindi hanno bisogno insomma, è la parte giusta, diciamo, la parte più semplice. Si sta appunto a pancia in giù in sala operatoria, si fa in anestesia totale o in anestesia epidurale. Solitamente i ragazzi che vanno a fare questo tipo di donazione preferiscono la totale, perché comunque si addormentano e quando si svegliano dopo 4 ore hanno salvato una vita e non sentono nulla, non si sono accorti di niente. Ovviamente è doloroso, perché come vedete c'è un ago che deve entrare nell'osso. Quest'ago va a fare delle varie punturine, quindi non c'è utilizzo di bisturi, non rimane cicatrice, non rimane nulla al donatore. Rimarranno 2 buchini che comunque scompariranno nell'arco di un paio di mesi.
E questo midollo appunto viene prelevato direttamente dalla sua sede in varie punture, si fanno varie punture e poi ecco, quando il ragazzo si sveglia comunque può appunto aver bisogno invece in questo caso di rinforzare il proprio organismo con una sacca di sangue. Di solito questa trasfusione che viene fatta al donatore viene fatta con il proprio sangue, quindi al donatore, se sa già che va a donare dalle creste iliache, gli sarà chiesto un paio di settimane prima di autodonarsi del sangue, quindi un paio di settimane prima di donare dona il sangue e poi quella stessa sacca gliela ridanno il giorno della donazione, in modo che non perde tanto fluido in pratica. Questa è la spiegazione di quello che vi ho appena detto. La foto vi fa vedere appunto la sede, no? dove viene prelevato il midollo, e quelle due cose, i cerotti che vedete, appunto vi ho detto, poi comunque quei buchini che rimangono solo per 2 mesi. Io dico pure purtroppo, perché in realtà è una cosa così bella, no? Fare un gesto così semplice alla fine e salvare una vita, che uno magari vorrebbe pure un segno sul corpo per dire cavolo l'ho fatto, e questo è quello che è il risultato. Questo è quello che vi ho detto, in pratica il percorso che fa la sacca. Ecco. Si va al centro donatori, nel nostro caso qui a Roma si può donare o al San Camillo Forlanini oppure all'Umberto I, il Policlinico. Si fa il prelievo dal donatore, poi c'è il trasporto, diciamo, che può essere fatto sia in macchina, che magari è capitato, noi abbiamo conosciuto un donatore che ha donato al San Camillo e la sacca è andata a Tor Vergata, quindi un viaggio piccolissimo, mentre invece a volte c'è bisogno appunto di un viaggio un po' più lungo, che è l'aereo, come ad esempio è stato nel caso di mio figlio, che dopo 5 mesi di ricerca ha trovato il suo donatore e l'ha trovato in Israele, quindi il ragazzo israeliano che ha donato appunto là, e poi è arrivata questa sacca nell'arco di 20 ore. E poi si fa appunto un'infusione. Il trapianto in realtà è una cosa semplicissima. Vi spiego un po' come è andata a mio figlio, perché diciamo che l'esperienza che ho vissuto è quella più forte, no? Cioè, l'ho visto come si fa ed è abbastanza toccante. Mio figlio ha dovuto fare delle radioterapie molto forti. Purtroppo la sua leucemia era veramente molto aggressiva, quindi ha dovuto fare anche delle chemioterapie da adulto, diciamo. Quindi aveva solo 2 anni e mezzo. Scusate, bevo un attimo. In pratica il trapianto per lui è andato così. Doveva distruggere tutte le sue cellule staminali che erano nel suo corpo, quindi per distruggerle c'è bisogno appunto della radioterapia soprattutto. Quindi chemio e radioterapie molto forti in 6 giorni hanno abbattuto tutto quello che c'era in lui in pratica, hanno distrutto tutto, buono e cattivo, e andava avanti quindi a trasfusioni. Questo ha comportato appunto molti problemi, sicuramente la mucosite, la febbre alta, insomma veramente tanti problemi, però nell'attesa poi che arrivasse questa sacca, perché mentre lui faceva questo percorso, diciamo, in questi 6 giorni, dall'altra parte del mondo c'era questo ragazzo che si stava preparando a fare l'espianto. È una cosa contemporanea, no? E quindi lui ha fatto questa cosa, ha distrutto tutto quanto, tutte le sue cellule, e dall'altra parte invece c'era questo ragazzo che si stava preparando a donare. Nel momento in cui lui ha donato sono arrivate le nuove cellule, e con una semplicissima trasfusione che sembrava veramente una sacca di sangue, in realtà solo un po' più scura, una trasfusione che è stata messa nel suo catetere, e queste cellule staminali non si sa come fanno, comunque vanno da sole nelle ossa e vanno a ricreare il midollo osseo in pratica. Quindi prima vanno in circolo e poi si vanno a fermare nelle ossa, e lì ricominciano a produrre i globuli rossi, i globuli bianchi e piastrine del donatore, però in realtà, quindi il mio figlio ad esempio ha nel suo DNA, lui ha in sé 2 DNA che convivono. Nel suo sangue scorre il sangue del donatore, quindi è un AB negativo, non è più uno 0 positivo che era prima, e nel suo midollo appunto ci sono le cellule del donatore,
mentre invece in tutto il resto del corpo, quindi non so, nei capelli, nelle lacrime, c'è il suo vecchio DNA, che è quello, insomma, che da lì si vede che è mio figlio. Allora, come si fa la tipizzazione? In pratica si fa, basta venire ai nostri eventi, noi siamo spesso nelle università, ad esempio a fine mese adesso abbiamo un paio di appuntamenti alla LUIS, al campus biomedico, e poi all'inizio di giugno saremo comunque anche al Tor Vergata. Comunque noi giriamo molto le università perché l'età diciamo che è quella giusta, no? Noi ragazzi dell'età giusta. E, comunque si può contattare l'ADMO anche attraverso i nostri social, siamo su Instagram e siamo su Facebook, e ci possono contattare tranquillamente e chiedere un appuntamento. Si può fare a questi eventi come si può fare anche in ospedale. È un piccolo prelievo di sangue. Prima si compilano dei moduli, è una modulistica che è molto simile a quella della donazione di sangue. Si fa un colloquio con il medico selezionatore e poi si passa a fare questo piccolo prelievo. Sono veramente due piccole provette di quelle viola, veramente quelle piccoline. E queste vi garantiscono appunto il fatto che voi siete nel registro e date la disponibilità a donare e potete salvare appunto una vita. Vabbè, quello dell'INPS non so se ve l'ho già detto, l'INPS ai lavoratori dipendenti può pagare diciamo, la giornata che avete speso per andare a fare la tipizzazione. Questi sono i nostri eventi e queste sono le nostre pagine, siamo su tutti i social proprio perché cerchiamo di coinvolgere soprattutto i ragazzi. Finisco dicendo che comunque ecco, sono qui, sono fortunata, no? Perché mio figlio ce l'ha fatta, lui ha trovato il suo donatore e nell'arco di un anno è riuscito a sconfiggere la leucemia e a tornare ad una vita normale. Sono passati 12 anni da quello che vi ho raccontato, oggi ha 15 anni, fa le superiori e fa una vita veramente normale. Se non ci fosse stato questo ragazzo, che era l'unica persona al mondo che lo poteva salvare, lui oggi non sarebbe qua con noi, insomma, quindi è una cosa molto importante, sembra una cosa stupida, ma in realtà se lo facessero tutti, quelle 1600 persone che sono in attesa oggi non ci sarebbero, cioè non sarebbero in attesa appunto. Quindi è molto importante se siete in buona salute e se avete l'età giusta e quindi se lo volete fare, è molto importante dare questa disponibilità. Poi ho detto, non è detto neanche che sarete chiamati, però è veramente dare già la disponibilità è già tanto. Io in ospedale ho conosciuto tantissime persone, tantissimi bambini soprattutto perché comunque al Bambin Gesù eravamo nell'ospedale pediatrico, quindi non è facile poi salutare soprattutto le persone che vedi che non ce l'hanno fatta perché non hanno trovato il donatore o perché il donatore non era abbastanza compatibile e quindi poi ha creato vari problemi e alla fine poi comunque non ce la fanno. Il donatore compatibile al 100% è veramente la salvezza, cioè vi sconvolge la vita, ve la capovolge, vi capovolge il destino, perché cioè, mio figlio veramente a 3 anni poteva morire e invece c'è stato questo ragazzo che gli ha salvato la vita. Se appunto volete farlo basta contattare l'ADMO, poi se siete anche di un'altra regione o altro, comunque l'ADMO è in tutte le regioni italiane e quindi potete contattarla in tutte le regioni. Credo di aver finito, sì, questa era l'ultima. Vi ringrazio tanto e vi auguro una buona giornata.